Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà l'amore nei prossimi 7 giorni, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, ma soprattutto invito tutte le ragazze e i ragazzi a studiare i contenuti dei miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, perché lì ci sono le chiavi della verità, dell'adempimento della legge spirituale, l'approccio sciamanico, che significa approccio sciamanico, raccontarsi una storia diversa, perché tutto è narrazione, la nostra vita è quello che ci raccontiamo, sono le nostre credenze che determinano la realtà, che come ci insegnano i buddisti e la fisica quantistica è vuoto la realtà, si manifesta quello che tu credi, quelle credenze inconsce, quello che tu pensi sia vero. E quindi fatevi un lavoro empirico studiando e praticando quello che vi avvicina sempre di più a ciò che vi appartiene per diritto naturale, per diritto divino, che siete abbondanza, siete dei. Ok, allora detto questo, andiamo a vedere subito, mettiamo una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro, carta guida sull'amore, prossimi 7 giorni. Cosa accade nell'amore? Carta guida. Cancro. Vediamo. La torre. Che è successo qua, ragazzi? Che succede? È successa una rottura? Avete bloccato qualcuno? Si è rotto qualcosa? Tra te e una persona è successo un patatrack? O può succedere in questa settimana? O state vivendo un cambio forte a livello emozionale che vi sta portando una trasformazione su tutti i livelli? 9 di spade. Perché siete così preoccupate? Qua è successa una rottura con qualcuno, o è successo un cambio, o state vivendo un cambio emozionale e la mente razionale, la ratio, vi fa rovellare un po' il cervello. Questo è il senso. O può succedere una rottura che vi fa un po' spaventare con qualcuno. Però sappiamo, ogni cosa che accade ha un buon fine, come diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo, e penso che l'esempio sia il più calzante in assoluto. Vediamo cosa succede. Qua mi dicono, vediamo, aspetta, ne metto un'altra. Cosa c'è dopo la torre? 4 i denari. State un po' chiuse in voi stesse, o qualcuno è chiuso in se stesso. La ruota. Vediamo un po' che succede. Allora, o è successo qualcosa e voi vi siete chiuse, o è successo o succede qualcosa e voi vi chiudete, oppure qualcuno non parla, sei testa dura e succede un litigio. Vediamo un po'. Cancro. Vediamo, cancro. Cosa succede, amore, prossimi 7 giorni? O avete messo un blocco a qualcuno, state sulle vostre? Vediamo. Allora, cancro, amore, prossimi 7 giorni. Guarda, cavalieri di spade, cavalieri di bastoni. Qua arriva subito qualcuno a parlarvi, anche con molta veemenza. Irrompe, cavalieri di spade, cavalieri di bastoni. Irrompe qualcuno e vi vedo un po' sulla difensiva, un po' sulle vostre. Irrompe qualcuno, comunicazioni, comunicazioni. Possono essere 2 opzioni, ma voi state un po' così perché non vi aspettate questa cosa. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il cavaliere di bastoni, 10 di bastoni, asso di spade, 5 di spade, paggio di bastoni. Vedo che c'è stato un po' un up and down con qualcuno qua. Up and down, mancanza di oppure tensione, messaggio, tensione, chiarezza, stanchezza rispetto a qualcosa che è stato detto e poi boom. Un po' di up and down c'è stato qua. Vediamo? Energia attuale, cancro, amore, 3 di denari. Vi vedo concentrate sulla vostra stabilità personale, o la casa, o il lavoro, o la cooperazione con i vostri amici intimi. Vi vedo più concentrate su questo, concentrati. Vediamo il positivo. Al positivo abbiamo qualcuno che vi parla per sistemare delle cose, oppure qualcuno che vi parla e voi non ve l'aspettate, se è una persona nuova, oppure qualcuno che
reduce da questa rottura o situazione di tensione, di rottura, insomma, vi parla perché vuole aggiustare le cose. La temperanza, vediamo il blocco. Il blocco può essere l'amore proprio, 10 di coppe. Voi non siete predisposti ad aprirvi, non siete predisposte o predisposti alla condivisione con questa persona, oppure può essere una famiglia che sta al blocco, tua o di questa persona. Vediamo il passato, regina di bastoni e l'8 di bastoni. Qua io vedo che hai preso in mano una situazione, o hai detto no a una persona, hai preso in mano una situazione e ti sei dedicata alle tue cose. Vedo che ci sono state comunicazioni da parte di una persona a cui interessi molto qua. Oppure vedo che l'energia si è mossa in funzione del tuo benessere personale, ti sei sentita nel potere di fare qualcosa e sei soddisfatta o soddisfatto di questo. O nel fare qualcosa con questa persona o ti sei sentita nel potere soprattutto per quanto riguarda le tue cose personali e non sei disposta tanto ad aprirti all'altro. Vediamo che succede qua prossimi 5-7 giorni. Cancro, l'imperatore, la ruota della fortuna e la principessa di spade. C'è qualcuno che vuole rimettere ordine con te. L'imperatore è proprio l'ordine, no? Seppure una persona un po' di testa dura, però c'è una persona che vuole mettere ordine con te all'improvviso, parlarti. Principessa di spade, tu stai un po' sulla difensiva perché non sai se accettare o no. Ce lo diceva anche il 4 di denari qua. Sì, che viene dopo la principessa di spade? 5 di coppe, sei amareggiata per quello che è accaduto, forse per terze persone, o sei amareggiata per una discussione, o sei amareggiata. C'è una persona che vuole rimettere ordine con te dopo questa torre, ti parla per sistemare le cose, però tu stai un po' sulla difensiva, o non rispondi subito al messaggio, o non rispondi subito perché stai un po' sulla difensiva, perché o ti ha fatto male questa persona, stai un po' sulle tue, diciamo. E per le ragazze single, io qua vedo che arriva questo imperatore, può essere una persona anche che lavora con te o una persona che sta bene anche lavorativamente parlando. Arriva un cambio da parte di questa persona, tu stai un po' sulla difensiva, non ti apri tanto perché non vuoi condividere tanto, diciamo, stai un po' sulle tue o perché hai passato una trasformazione tua interna che ti ha permesso di darti la forza adesso per dedicarti alle tue cose e stare bene e quindi stai un po' in difesa, cioè sulla difensiva. Che c'è dopo? 3 di bastoni, non è un no questa cosa, è un forse, aspettiamo e vediamo da parte tua. Vediamo cosa ci raccontano i miei tarocchi, perché vedo che ci si mette alle spalle questa diffidenza, mi spiego? Vediamo il 3 di denari, energia attuale, 3 di denari, cancro, gli amanti. Qua c'è una persona che vuole fare dei piani insieme a te, chiarissimo, vuole fare dei piani insieme a te. Vediamo la temperanza al positivo. Assolutamente, vedo comunicazioni ben aspettate, soprattutto comunicazioni di equilibrio, qualcuno che ti parla per intenderti, per fare dei piani insieme. E perché c'è questo 10 di coppe al blocco? Perché? 7 di spade, perché non ti fidi, o non ti fidi della sua famiglia, o non ti fidi della tua famiglia, in questo senso con questa persona, oppure sei tu che manchi un po' di fiducia nella condivisione con l'altro. Manchi un po' di fiducia ad aprirti. Vediamo 8 di bastoni, regina di bastoni, 10 di coppe, vedi? 8 di bastoni, regina di bastoni, paggio di denari. Guarda, questa persona, io vedo che qua c'è proprio l'energia di qualcuno a cui piaci tantissimo, tu non ti fidi tanto, che ti proporrà qualcosa in questi giorni, di vedersi magari si devono posticipare dei piani perché questa persona ha delle responsabilità familiari e tu non ti fidi tanto. Oppure però qua aveva una persona determinata con te, eh? Sì. Oppure qua dovevate vedervi e per problemi familiari, vedi il 4 di coppe, non vi siete potuti vedere. E tu hai perso un po' la fiducia. Vediamo l'imperatore. Prossimi 5-7 giorni, cancro, l'imperatore. 7 di coppe.
Adesso ti dico, la ruota, il diavolo, c'è una persona che insisterà con te e sei tu che vai un po' piano piano, insisterà facendoti anche delle promesse, secondo me. Vediamo principessa di spade, paggio di spade, cavalieri di bastoni, vedi, cavalieri di bastoni l'abbiamo qua. Questa persona arriva all'improvviso, tu non ti fidi tanto, magari questa è una persona che non ti fidi tanto perché questo fare suo vai e vieni ti ha dato da penare un po', oppure non ti fidi perché pensi che ci siano delle situazioni altro da voi. Vediamo questo 5 di coppe, asso di spade, c'è una persona che arriva pentita, ti parla mossa da un pentimento, mossa da un pentimento. Se non c'è nessuno, ragazze mie, qua arriva una persona che ti parla, tu stai un po' sulle tue, puoi avere delle opzioni, però consideri l'opportunità. Non so se ti apri proprio in questa settimana, perché qua mi dicono c'è un potenziale. 3 di bastoni, vedi 4 di coppe. C'è questa persona che vuole proporti qualcosa, ma tu sei un po' demoralizzata perché magari pensi di ripetere le stesse cose. Vediamo che ancora 3 di bastoni, l'asso di denari. Allora qua c'è chiaramente una persona che ti vuole proporre qualcosa, alcuni di voi sono un po' demoralizzate, non si aprono subito perché hanno un po' di sfiducia, però alla fine che succede? Che tu coglierai questa opportunità, magari non subito, non in questa settimana, però intanto lo farai parlare questa persona, sia che sia una persona che già conosci, con la quale c'è stato un patatrack e tu stai un po' più sulla difensiva, magari una persona un po' egoista, no? Che va per capriccio un po', però qua mi dicono che c'è del potenziale e ti parlerà affinché tu possa intendersi con questa persona qui. Se è una persona nuova ti vedo sulle tue cose e puoi avere delle opzioni o puoi essere distratta da altre tue questioni, però c'è questa persona che ha del potenziale nei tuoi confronti. Magari non ti fidi tanto alla condivisione subito, tant'è che lo fai un po' attendere, o c'è una distanza tra di voi, sei un po' demoralizzata ad aprirti o demoralizzato, però io qua vedo che alla fine, non so se in questa settimana, verrà data questa opportunità mettendosi alle spalle la condizione di un po' di down, mi spiego? Asso di denari, sì. Qua abbiamo forti segni dei gemelli, Capricorno, Sagittario, Ariete, Leone, sì. Ok ragazzi miei, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei che non lasciano proprio spazio al dubbio, e per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li trovate sotto all'info box in descrizione. Non sono stato onesto. E qua c'è il 7 di spade. Secondo me qua c'è anche un parlare chiaro per delle questioni che su cui non è stata onesta questa persona, se già la conosci, riguardanti la condivisione vostra d'amore, e secondo me ci sono cose familiari in ballo qua. Vediamo cos'altro ti dirà. Ti vedo ovunque, sì, è ossessionata da te questa persona, o ti vedrà ovunque, quindi sarà un po' ossessionata. Ti amo. Sì, può essere una persona che agisce per capriccio, può essere una persona, però qua mi dicono che c'è del potenziale, vuole fare dei piani insieme a te questa persona, parlarti anche mossa da questa sensazione un po' di, come dire, di pentimento. Se è una persona nuova invece sei tu che stai un po' sulla difensiva, ma alla fine io non so se questa settimana, perché ti vedo qua stare con la tua famiglia, con i tuoi amici, l'amore è messo un po' al lato, l'amore relazionale, dedicarti al tuo lavoro, alle tue cose, però puoi incontrare una persona sul posto di lavoro o una persona che vuole fare dei piani insieme a te. Tu stai un po' sulla difensiva, però alla fine accetti questa opportunità, vedo, dopo che stai un po' sulle tue, mi spiego? Vediamo cosa ti dirà questa, cioè l'ultima carta dei Rider White. Sì, comunicazioni, 8 di bastoni, laddove non c'erano comunicazioni riprendono comunicazioni, assolutamente sì, vedi diamanti, comunicazioni d'amore, c'è del potenziale qua, e con il ti amo già lo vedevamo, mi spiego? Vediamo cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Una nuova vita,
La tribù, vedo incontri qua, spingersi al limite, una persona ti farà una proposta e vedo incontri, tic tac, è proprio in questi giorni, sì, rispetto a una nuova vita, rispetto a un incontro che vuole avere con te, anche per eludere eventuali divergenze di opinione o qualcosa che è accaduto con questa torre qui, spingersi al limite è la persona che fa un gesto, e lo vedevamo già con il taglio, no? Quindi, ragazze mie e ragazzi, per qualsiasi cosa, fatevi le meditazioni, praticate la legge esoterica, mi raccomando, e andate incontro al vostro destino meraviglioso. Detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!